Quindi ora cominciamo a creare le bucature delle porte e delle finestre. Cominciamo con le porte. 2.05, 0.8. Ora cominciamo a tracciare quindi qui abbiamo 1 metro, quindi sono 2,40 m. Da qui torniamo un attimo indietro. Ok, qui abbiamo il muro più alto. Allora qui alziamo questo elemento di 1 metro. Qui creiamo un gruppo di quest'altro elemento. Accendiamo le porte e copiamole, quindi mettiamoci in modalità
semitrasparente. Ed effettuiamo delle copie, diciamo, delle varie porte. Qui esternamente abbiamo delle porte vetrate, quindi torniamo sulla 3D Warehouse. In realtà noi potremmo scegliere anche, diciamo, una normale porta, perché poi alla fine il vetro è comunque un materiale che possiamo... Allora, nel caso in cui non la troviamo, lo facciamo prima crearla noi. Ora qua non aggiungo tutte queste, diciamo, tutte queste risighe, lascio soltanto queste qui e qui vado a ruotare. E sposto questo elemento qui. Qua c'è una differenza, probabilmente è un errore fatto sui prospetti, perché dovrebbe essere la stessa finestra del prospetto e quindi dovrebbe avere la stessa larghezza.
quindi spengo i muri del piano primo, metto anche questi muri nel piano primo. Queste qui sono le porte del piano primo. Poi andiamo a creare i pavimenti. Tracciamoli sempre dal lato interno, in modo tale che quando andremo a fare i render non si vedrà l'interferenza del solaio, diciamo, verso l'esterno. Andiamo a misurare la larghezza di sempre 0,25. E faccio lo stesso anche qui esternamente. Attivo i muri. Qui abbiamo questo balconcino che dovrebbe corrispondere a questa zona qui, quindi se vado a misurare questi elementi abbiamo 1,25 perché lo spessore quindi questo qui scende giù di 0,25 e abbiamo qui il muretto intorno che sale di 1 metro. E scende di 0,25. Creiamo un gruppo anche di questo e posizioniamolo anche lui nei muri del piano primo. Ora qui abbiamo un altro balcone, quindi vediamo un attimo se abbiamo, ok, qui ci manca la porta finestra. Qui abbiamo sempre il 0,25, triplo clic crea gruppo. Qui abbiamo 1 metro verso l'alto, anche qui abbiamo 1 metro verso l'alto e 25 verso il basso.
Adesso qui abbiamo il tetto, diciamo abbiamo queste prime falde in corrispondenza, diciamo, del tetto. Andiamole a misurare, quindi da qui a qui abbiamo un'altezza di 0,70, quindi 0,7, creiamo questo primo riferimento, anche qui 0,7. Facciamo qui delle linee di riferimento che ci permettono diciamo di prendere questo punto. Ora con lo strumento matita andiamo a definire questo contorno e vediamo che si crea automaticamente quando chiudiamo la sequenza di linee. Si dovrebbe creare automaticamente la faccia. Alcune volte la faccia non si vuole creare perché magari ci sono dei punti del disegno che anche se apparentemente diciamo sembra che si toccano bene, magari non si toccano perfettamente. Allora un modo, anche diciamo se non è proprio il massimo, c'è un modo per non perdere troppo tempo a cercare dove le linee non si chiudono bene, è quello di tracciare dei triangoli all'interno del disegno. Questi triangoli aiutano il programma a capire meglio, diciamo, dove lui deve creare la chiusura delle facce. Qui abbiamo una grondaia, andiamo a vedere se sulla sezione viene in qualche modo rappresentata. Allora dovrebbe essere questa, quindi però da questa ci dovremmo ricavare la sezione, quindi adesso ce la inventiamo un pochino, quindi io vado a chiudere questa forma e qui faccio un offset più o meno di 0,01, qui prolungo verso l'alto, questo lo cancello, qui seleziono questi elementi e con la rotazione li ruoto, li metto diritti e li sposto e li vado a posizionare diciamo dove abbiamo la grondaia. Allora, teoricamente diciamo queste due larghezze dovrebbero corrispondere, però comunque penso che sul 3D ci sono c'è sui prospetti ci sono degli errori, quindi
In questo caso ipotizzo, diciamo, simulo più o meno che questa è la posizione, poi con lo strumento penna vado a ricalcare il contorno di questo elemento, li seleziono, quindi seleziono le linee che formano il contorno della grondaia, qui quest'ultimo non me l'ha tracciato, quindi li riseleziono e con il comando seguimi clicco qui sul profilo e quindi viene creata un'estrusione attorno, diciamo, a queste parti. Con un triplo clic seleziono tutti questi elementi e con il comando sposta diciamo sposto questo elemento in posizione. A questo punto accendo tutti i layer e inizio a creare dei gruppi, diciamo, di tutto il contenuto di ogni piano, quindi creo un gruppo di questo, un gruppo di questo e un gruppo anche di quest'altro e li comincio a sovrapporre. Quindi seleziono questo elemento, diciamo lo sposto in questa posizione e lo traslo indietro in questa posizione.
lo cancello e poi posiziono quest'altro elemento anche lui qui sopra in posizione. Adesso devo inserire qui le porte e le finestre che hanno anche questo tipo di infisso. Volendo posso anche modellarle, quindi posso ricalcare questi elementi. Faccio un'estrusione di queste parti, ne creo un gruppo, con il comando copia, anzi più che creare un gruppo lo esplodo e ne creo un componente, in quanto quando andrò ad assegnare i materiali, in questo modo diciamo, avrò la possibilità in un sol colpo di assegnare i materiali diciamo a tutto. Qui creo questa parte esterna, che vado ad estrudere così, vado a creare un gruppo di questo, mi metto in modalità semi-trasparente, creo una di queste alette che vado leggermente ad estrudere, creo un altro gruppo, alzo questa aletta in questa posizione, volendo la posso anche leggermente piegare, posso farne una copia e moltiplicare per un numero abbastanza alto e poi cancellare diciamo, gli altri elementi che non mi servono. Questo lo porto in questa posizione e ne faccio una copia specchiata da quest'altra parte e poi qui vado a creare questi elementi, poi creo un componente di tutto questo, lo copio, me lo porto qui, perché comunque io dovrei avere anche delle finestre a un'anta per le quali posso utilizzare, però prima di modificarle, visto che ho creato un componente, rendiamolo unico perché altrimenti le modifiche diciamo vengono applicate
anche all'altro elemento. Quindi in questo modo otteniamo la finestra a una anta e a due ante che sono uguali diciamo, a quelle dei prospetti. Quindi avviciniamo questi elementi qui e cominciamoli a posizionare diciamo, in corrispondenza delle porte e delle finestre. Li spostiamo in questa posizione, facciamo lo stesso anche di qui. Tanto salviamo anche il file. Qui abbiamo altre due finestre a due ante. Incolliamo questi elementi qui. Adesso dobbiamo creare il tetto
Allora, per creare il tetto, diciamo, possiamo utilizzare vari metodi. Ad esempio, possiamo fare così un rettangolo grande, mettere qui questa suddivisione, tracciare qui queste suddivisioni e anche diciamo, questa suddivisione qui e questa suddivisione qui, quindi ottenendo queste suddivisioni. Qui non la riusciamo ad ottenere, a volte il ricalco delle linee diciamo, può non andare a buon fine e questo molto spesso dipende diciamo, dipende molto dal DVG. Ok, quindi facendo delle linee, anche se non è il metodo, diciamo, più professionale del mondo, però comunque funziona. L'importante, diciamo, è ottenere il risultato. Ora seleziono questi elementi e vado a misurare il tetto di quanto si inclina. Questo, diciamo, è uno dei modi con i quali si può fare questo tetto, quindi non l'unico modo. Quindi qua abbiamo un'altezza di 1,90 m, quindi 1,9, 1,9. Allora, una cosa che potrei cercare di fare, a vedere se va a buon fine, potrei provare a selezionare questo spigolo.
però in questo caso devo prendere anche, diciamo, con questo metodo la presenza qui di queste linee interne potrebbe darmi fastidio. Quindi provo ad esempio a crearmi questa struttura, diciamo, del tetto in questo modo. Poi seleziono queste parti e me ne creo una copia esterna perché mi serviranno successivamente. Ora vado a cancellare questi elementi sottostanti. Diciamo con un triplo clic creo un gruppo di questi e un gruppo, diciamo, con questi altri elementi all'interno. Li vado di nuovo a riposizionare nella loro posizione originale. Adesso con lo strumento Sabira voglio provare a vedere se riesco a proiettare, quindi con lo strumento proietta ho proiettato questi triangoli sul mio tetto come segno, quindi entrando qua dentro posso cancellare, diciamo, queste parti, anche se qui però abbiamo un problema, quindi ho ricalcato leggermente questa linea per fare in modo a questo punto con lo strumento rettangolo, anche con lo strumento matita, quindi bene o male è lo stesso, creo questo, do un offset di 0.1, do un'ostruzione di 0.06 e qui do un'estrusione di 0.01, seleziono tutto questo, vado a creare un gruppo e ne effettuo una copia da quest'altra parte. Mi giro da quest'altra parte, seleziono questo gruppo
e comincio a cancellarlo. Qui abbiamo un'altra grondaia, vediamo se ne abbiamo. Ok, qui ne abbiamo una traccia, quindi vado a ricalcare questo elemento e faccio un offset di 0.01 e unisco questo e unisco questo, cancello questa parte interna, seleziono questa parte qui e sempre con ruota, freccia destra, prendo questo elemento, lo ruoto e lo sposto lo porto qui, lo ruoto. Qui c'è sempre questo problema che non mi trovo con questa grandezza probabilmente, non ne sono certo, forse sono i prospetti, diciamo che non sono corretti. Questi qui essendo lineari posso estruderli diciamo senza problemi. Ne faccio una copia qui, una copia qui che vado ad accorciare. Ancora una copia qui che vado a scalare diciamo fino a questo punto. Poi seleziono questi elementi e li inizio a spostare, anzi li racchiudo prima in un gruppo, quindi crea gruppo, poi li vado a spostare qui, mi metto in modalità semitrasparente, li vado leggermente a centrare. Questo elemento lo vado a specchiare rispetto al centro, seleziono
tutti questi elementi. Questo in basso. Poi questi elementi li allungo. Questo lo cancello. Ora dobbiamo creare, diciamo, questa parte qui. Noi qui abbiamo la grondaia che, visto che dobbiamo, cioè devo rompere degli elementi sul prospetto per ricavare i pezzi di muro che mi servono, faccio una copia, esplodo il disegno e cancello gli elementi, diciamo, che non mi servono. Anche qui mi servono soltanto questi triangoli dalla finestra, da questo limite qui a salire. Quindi questi qui sono, cioè questo è il limite della grondaia. Quindi la vado a cancellare. Quindi vado a chiudere questo elemento. Faccio lo stesso anche di qua. Visto che comunque questi elementi, diciamo, sono tutti uguali, diciamo, io ne vado a creare uno, poi l'altro me lo copio dall'altra parte. Quindi qua ora mi devo andare a cancellare tutte le parti che non mi interessano. Faccia mettere la macchina in garage perché piove. Stai di dieta. Quindi cancello questi elementi. Qua mi vado a creare delle chiusure.
qui vado a cancellare, anzi forse faccio prima. Ora vado a cancellare queste linee interne. Cancello anche quest'altro elemento. Cancello anche questo elemento esterno e quest'altro elemento qui. Poi allontano dal mio disegno tutte quelle che sono le linee esterne, in modo tale da avere unicamente, diciamo, la parte dalla quale ricavare il disegno. Quindi ho distrutto abbastanza questo elemento, quindi per questo ne ho creato una copia. Quindi creo un gruppo, vado qui, tasto destro, questo lo sollevo, lo sposto. Faccio un po' di pulizia di linee, diciamo, che erano rimaste dalla modellazione precedente. Quindi entro, allora qui potrei, allora qui in questo caso andiamo a verificare. Questo tocca sulla sommità di questo elemento, quindi se mi metto, diciamo, in un prospetto, questo andrebbe centrato. Magari io lo posso anche creare così, poi vado ad eliminare.
Ora selezionando queste due parti, tasto destro, interseca facce con il modello, io dovrei ottenere purtroppo non è avvenuta precisamente l'intersezione. Qua potrei provare Unitaria di caramella proprio. purtroppo questo sistema è un po', diciamo, non è proprio esattamente il metodo più comodo. Allora voglio cercare di dividere in due parti questo tetto. In modo tale che lo posso specchiare, diciamo di qua, e fare anche la stessa cosa da quell'altra parte.
Qui esternamente abbiamo dei pilastrini, avevo dimenticato di farli, quindi li ricalco velocemente. E qui il porticato scende di una misura pari a intorno allo 0,70. Questo segmento, tasto destro, dividi in tre parti. Poi, visto che le due scale sono uguali, sono semplicemente solo di dimensioni diverse, poi qui abbiamo la parte esterna del giardino. Allora, qui posso fare una copia di questo perché una parte di questi elementi, diciamo, mi serviranno per posizionare gli alberi qui esternamente. Quindi qui dove vado a realizzare il 3D vado ad eliminare tutte le piante.
vado qui a ripulire questi elementi.